Che i sardi del periodo nuragico conoscessero e utilizzassero qualche sistema di scrittura è ipotesi contro la quale una cospicua parte degli studiosi oppone non poche resistenze. La dottrina tradizionale nega anzi recisamente che i popoli dei nuraghi scrivessero. Nel 2004 lo studioso Luigi Sanna dava alle stampe il monumentale saggio Sardoa Grammata, con il quale presentava sistematicamente i risultati di 10 anni di ricerca su un corpus di documenti nuragici scritti, si tratta di oggetti in argilla, in pietra, in metallo, un corpus di documenti che, costituito all'epoca da qualche decina di esemplari, consta ad oggi di almeno 300 iscrizioni. Ci troviamo a Nuoro e stiamo sorseggiando un caffè nell'elegante caffè Teta Manzi del Corso. Siamo qui perché l'accesso al museo di Teti, dove è conservata la splendida e importantissima navicella fittile di Teti, di cui vorremmo parlarvi ora, è inaccessibile a causa di lavori di ristrutturazione. La navicella nuragica di Teti è un oggetto fittile, cioè un oggetto in argilla, che è stato datato attraverso il metodo della termoluminescenza al IX secolo a.C. Ora, di per sé si tratta di un oggetto piuttosto comune nel contesto degli studi di archeologia nuragica e nel contesto anche della manifattura nuragica, perché le navicelle che potevano essere realizzate sia in argilla sia in bronzo si trovano davvero a centinaia, quindi in quantità davvero considerevoli, soprattutto in corrispondenza dei pozzi sacri e delle cinte murarie dei nuraghi. L'aspetto interessante di questa particolare navicella è che reca incisi ante coctionem, come si dice, cioè prima della cottura dell'argilla, 12 grafemi, cioè 12 segni inequivocabilmente grafici. Come si capisce, si tratta di un oggetto di rilevanza storica e archeologica decisiva, perché è la prova scientifica del fatto che i sardi nuragici non solo praticavano la scrittura, ma disponevano di codici alfabetici e scrittori che utilizzavano per dei fini che poi, come sta emergendo sempre più chiaramente dagli studi di epigrafia nuragica che si stanno portando avanti, erano destinati, diciamo così, a un utilizzo di carattere cultuale interno alla casta scribale. È molto interessante il fatto che, oltre a un utilizzo puramente funzionale, quindi come strumento di illuminazione, le lampade e le navicelle fittili in particolare erano utilizzate anche nel contesto del culto. Il fatto che, come dicevo, se ne siano trovate in quantità straordinarie all'interno dei pozzi sacri ci consente addirittura di immaginare quello che poteva essere il loro utilizzo nel contesto dello svolgimento di riti che potevano presumibilmente avvenire di notte e creavano sicuramente un'atmosfera davvero suggestiva con questa illuminazione artificiale ma così abbondante. La navicella di Teti è incisa su due lati. Un lato in particolare riveste una importanza straordinaria. Tutti i grafemi che sono incisi su questo oggetto sono chiaramente riconducibili ai soliti due codici alfabetici di area semitica che sono il proto-cananaico e il proto-sinaitico. Possiamo proporre una lettura di questo testo, di questa iscrizione. Procedendo da sinistra verso destra abbiamo una Aleph, un Gimel, una E, una Zain, poi abbiamo un segno molto interessante che è il pugnaletto nuragico, che è un emblema diffusissimo, per esempio anche nella bronzistica nuragica, e che Luigi Sanna ha proposto di interpretare come un pittogramma del nomen sacrum, cioè del nome della divinità, ma è molto interessante che lui abbia offerto anche un'interpretazione alfabetica, cioè si tratta di fatto di una composizione calligrafica di grafemi. Poi abbiamo sovrapposte una Nun a forma di serpente e una Resh e poi una E finale. Ora, qui la lettura è abbastanza piana, diciamo così, e questa stringa di testo dovrebbe dare Ag, E, Zain, Ya, Nur, E, e cioè, traducendo, Ag, che è una voce interessante perché, a quanto sembra di capire, è una voce tutta nuragica, riconducibile a una radice indoeuropea che è Ak e che rimanda all'idea di acuto, acuminato, e che con tutta probabilità nel contesto della lingua
sarda arcaica, lingua sarda nuragica, si riferisce al toro, appunto il cui elemento distintivo ed emblematico, le corna, hanno appunto questa caratteristica di essere acuminate. Sta di fatto che è una voce che è davvero molto ricorrente nelle iscrizioni nuragiche. Ag, cioè toro. E, usato come determinativo, lui, poi questa zain che potremmo intendere, come fa Luigi Sanna, come una vera e propria preposizione. Una preposizione come per esempio si trova anche nell'ugaritico. Poi abbiamo Ya, il nome di Yahweh, con una Yod e una E sovrapposte. Poi Nur in semitico è la luce, e poi un'altra E, cioè lui. Ora, qui dal punto di vista linguistico ci sono diverse osservazioni che potremmo fare e che dobbiamo fare. Intanto la compresenza di elementi riconducibili a una base indoeuropea, come il termine Ag, di cui abbiamo parlato, e altri chiaramente riconducibili a una base linguistica di carattere semitico, per esempio il termine Nur, oltre ovviamente al nome Ya. Abbiamo poi la presenza di questa forma di determinativo che è per l'appunto, che appunto Luigi Sanna propone di tradurre come lui, proprio lui. Quindi se volessimo renderla in una forma italiana un pochino più accattivante, un pochino più piana, potremmo tradurla così. Lui, toro di Yahweh, proprio lui, luce. Si tratta di una iscrizione di carattere elogiativo, celebrativo, una lode di Yahweh, a cui sono attribuiti questi due epiteti molto interessanti. L'epiteto appunto del toro, l'elemento taurino è uno degli elementi simbolici più diffusi, più ricorrenti, più presenti non solo nel contesto della cultura nuragica, ma direi nel contesto della cultura mediterranea arcaica. E poi questo elemento luministico che possiamo ricondurre, ad esempio, in maniera molto interessante, ai fenomeni luministici che si possono registrare nei pozzi sacri, legati al ciclo solare e al ciclo lunare. Quello che hai detto mi ha fatto pensare ad alcuni aspetti presenti nella Bibbia, ovviamente che è il mio campo di interesse specifico. Questo determinativo mi ha fatto ricordare che un docente della Temple University di Filadelfia, che se non ricordo male si chiama Howard Avroom Edison, il quale scrive nelle pubblicazioni della società ebraica americana, dell'Accademia Rabbinica, che il nome Yahweh potrebbe essere semplicemente la trascrizione della esclamazione che pronunciavano quando lo vedevano arrivare. Ecco, è lui. E quindi qui in questo caso abbiamo il determinativo che ripete e sottolinea questo lui. In quel caso addirittura sarebbe l'intero nome, che altro non sarebbe che la trascrizione di un'esclamazione. E mi fa venire in mente il racconto biblico di quando Aronne sta parlando al popolo, sono ovviamente da Sinai, il popolo improvvisamente si gira guardando verso l'alto, si gira in direzione del deserto e guarda verso l'alto e vede Yahweh che arriva nella sua nube luminosa. Quindi abbiamo anche qui il concetto della luce, ed è nulla di più semplice, di più immediato, di più spontaneo pensare che in quel momento il popolo abbia detto: ecco, è lui che sta arrivando. Quindi questa sorta di determinativo, ovviamente fatte le debite considerazioni eccetera, mi ha fatto pensare esattamente a questo aspetto.
cioè al fatto che noi, diciamo noi intendo dire l'accademia, gli studiosi, direi da secoli, cioè dibattono per cercare di comprendere il significato del nome Yahweh o Yah, suono che è stato pronunciato quando la lingua ebraica ancora non esisteva, che è stato messo per iscritto secoli dopo, è stato messo per iscritto senza le vocali, quindi soltanto con le consonanti, quindi come una sorta di yih, e che potrebbe teoricamente, secondo questi rabbini dell'Accademia Rabbinica Americana, essere interpretato come la trascrizione di una esclamazione che in questo caso diventa determinativa, cioè ecco, è lui che sta arrivando. Questa è un'ipotesi molto simile a quella che alcuni studiosi hanno proposto per il nome di Apollo. Apollo, la cui etimologia potrebbe essere, secondo appunto alcune ipotesi, Apollon, cioè molte volte A. Molte volte questo epifonema con cui appunto la gente reagiva all'apparizione di Apollo, che dall'inno pseudomerico di Apollo sappiamo che era una divinità che incuteva timore. Certo. Al punto che sempre questi studiosi hanno ipotizzato che potrebbe essere addirittura una divinità non originariamente greca, perché non ha i caratteri delle divinità del Pantheon greco, ma una divinità di origine semitica. Di origine semitica. Che, noi ne abbiamo già parlato, ha degli elementi di somiglianza davvero straordinari con Michael. Con Michael, cioè con Michele. Un altro El, poi risemantizzato Michael, che è chi, cioè colui che è come un El. E El è, diciamo così, forse in modo un po' semplicistico, uno dei possibili singolari di Elohim, anche se in realtà il singolare sarebbe probabilmente Eloah, però anche El indicava la stessa tipologia di individuo. E quindi il fatto che Apollo possa con ogni probabilità essere di origine semitica creerebbe una sorta di parallelismo con questo sistema, cioè di definire, magari non avendo i nomi esatti, no, anche perché Yahweh sappiamo che quando Mosè gli chiede chi sei tu, lui gli dice Ehyeh Asher Ehyeh, che vuol dire, con ogni probabilità, è stato tradotto in molti modi, ma che vuol dire con ogni probabilità io sono quello che sono. Cioè, è più non dimandare. È più non dimandare, cioè detto molto barbaramente, fatti i fatti tuoi, cioè non chiedermi chi sono, tu pensa ad ubbidire ai miei ordini, io sono quello che sono, cioè io sono quello che comanda. E quindi probabilmente anche lì è inutile, come dire, passare decenni, passare secoli a discutere sul probabile significato di un'affermazione che in realtà potrebbe avere questo semplice, non semplicistico, ma semplice significato. Io sono quello che sono, tu non preoccuparti di chi sono io, tu pensa solo ad ubbidire ai miei ordini e a fare in modo che il tuo popolo, quello che io ti ho dato da governare, da dirigere, da costruire, altrettanto ubbidisca ai miei ordini. Dopodiché chi sono io è un problema mio. Possiamo così riassumere le principali acquisizioni del lavoro di Luigi Sanna. I segni grafici incisi sugli oggetti censiti sono riconducibili con certezza ai principali sistemi scrittori di area semitica, affermatisi tra il XVI e il IX secolo a.C., e in particolare il cosiddetto alfabeto proto-sinaitico, a quello proto-cananaico e all'ugaritico. In secondo luogo, si è compreso che il sistema grafico impiegato dagli scribi nuragici è estremamente complesso. Esso prevede anzitutto l'impiego combinato non solo di repertori alfabetici diversi, ma anche di differenti tipologie grafiche. La scrittura alfabetica, la scrittura pittografica,
cioè ottenuta attraverso l'uso di immagini, è la cosiddetta acrofonia, nota e utilizzata anche nella scrittura geroglifica egiziana, un espediente attraverso il quale si può rappresentare un fonema attraverso la raffigurazione di un oggetto il cui nome inizi per quel determinato suono. L'individuazione dei sistemi scrittori di riferimento ha poi reso possibile la decifrazione e la lettura di questi documenti epigrafici e ha consentito di appurare che la lingua delle iscrizioni è di base il semitico nord-occidentale, con significativi innesti lessicali riconducibili a radici indoeuropee. Questa situazione di impiego combinato di codici linguistici raddoppia la situazione di combinazione grafica creata dall'impiego contestuale di molteplici alfabeti semitici arcaici. La complessità del sistema di scrittura nuragico è legata alla specifica natura e al contesto di produzione e fruizione delle iscrizioni, che è possibile ricavare dal dettato delle epigrafi, un contesto chiaramente cultuale e sacrale. Si tratta a tutti gli effetti di una scrittura sacra, propriamente geroglifica, prodotta da una elite di scribi sacerdoti per fini tutti interni alle esigenze del culto. Una scrittura crittografica, prodotta per lo scopo di nascondere e non invece per svelare e diffondere conoscenze. A questo proposito, Eusebio di Cesarea, nella sua Preparatio Evangelica, cita Filone Alessandrino, il quale a sua volta cita un sacerdote fenicio, non a caso, San Cugnaton, il quale scriveva di aver avuto accesso ai testi sacri contenuti nel tempio di Ammone in Egitto, e diceva che in realtà i geroglifici antichi erano scritti e i racconti fatti dai sacerdoti erano fatti in modo tale che la gente non capisse più il significato reale, ma semplicemente quello simbolico, quello astratto che loro volevano attribuire a ciò che stavano scrivendo e di cui volevano chiaramente mantenere memoria. E questo l'hanno fatto anche dopo, diceva San Cugnaton, anche dopo essere stati, come dire, scoperti, smascherati, hanno ripreso a farlo proprio per mantenere la conoscenza, quella vera, quella concreta, e trasferire al popolo invece la conoscenza che interessava a loro. La cosa era evidentemente talmente complessa che in epoca alessandrina, in Egitto, gli egizi stessi non riconoscevano più il significato di molti geroglifici, cioè non erano in grado di leggerli e di interpretarli, e quindi ne hanno, come dire, elaborati di nuovi. E per cui quello che tu stai dicendo ancora una volta rimanda ad un comportamento che pare essere stato evidente all'interno dell'area medio orientale in Egitto, così come appunto era presente in Sardegna, cioè i sacerdoti che volevano mantenere il segreto concreto della conoscenza. Peraltro Erodoto, nel libro secondo delle sue storie, quando parla degli dei di cui parlavano tra l'altro questi geroglifici, dice: io dei vostri dei parlerò il meno possibile, dirò soltanto ciò che è strettamente necessario al mio racconto specifico di quel momento. Cioè, come dire, neanche tanto in codice, non rivelerò nulla, cioè dirò semplicemente le cose che mi sono così necessarie, indispensabili divulgare nel momento in cui racconto certe vicende storiche. E quindi il ritrovare questa necessità di nascondimento qui è, come dire, per me è fonte di ancora una volta di gioia, di grande emozione, perché trovo tutto estremamente affascinante. Mi convince una volta di più che le cose vanno riscritte, quelle che pensiamo di sapere. È un'ottima testimonianza del fatto che in fondo i sardi arcaici non fossero così diversi dagli altri, non erano soli. Esatto.
Il carattere combinatorio della scrittura nuragica, e persino doppiamente combinatorio sul piano linguistico e sul piano grafico, è stato per lungo tempo un fondamentale motivo di resistenza da parte degli studiosi, che hanno messo perciò in discussione la plausibilità dell'ipotesi. Se non che la stessa situazione di bilinguismo è molto ben attestata in corpora epigrafici noti, specie nelle iscrizioni bilingui in greco eteo-cretese e greco nabateo. Per quanto riguarda l'uso combinato di sistemi grafici, una sensazionale conferma è arrivata dalla Valle del Giordano, più precisamente dal monte Ebal, il monte delle maledizioni di cui parla il Deuteronomio, dove nel 2022 è stata rinvenuta una lamina di piombo contenente un'iscrizione databile al XIII secolo a.C., nella quale figura il nome di Yahweh, scritto nella particolare forma del trigramma Yahu, Yod e Vav. Secondo una combinazione di segni grafici, Yod proto-cananaico a forma di forcella e proto-sinaitico a forma di piccolo antropomorfo, Vav proto-cananaico a forma di mazza, che è esattamente la stessa che troviamo in alcuni documenti epigrafici nuragici, ad esempio in un coccio d'anfora rinvenuto nell'agro di Orani, e, fatto straordinario, esattamente per scrivere lo stesso nome, Yahu. La corrispondenza tra quanto ha appena spiegato il professor Corrias e quanto è scritto nella Bibbia in relazione al ritrovamento della famosa placca delle maledizioni del monte Ebal è talmente palese che non richiede spiegazioni. È sufficiente leggere ciò che è scritto nel libro del Deuteronomio al capitolo 27. In quel giorno Mosè ordinò al popolo: quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelli che staranno sul monte Garizim per benedire: Simone, Levi, Giuda, Issachar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. E i Leviti intoneranno e diranno a voce alta a tutti gli israeliti una serie di maledizioni. Non sto a leggervele tutte, ma ad esempio: maledetto colui che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, maledetto colui che disonora suo padre e sua madre, maledetto colui che sposta i confini del suo prossimo, e così via. Quindi effettivamente questa corrispondenza è straordinaria, perché indica corrispondenza tra il Medio Oriente e la Sardegna e indica corrispondenza tra ciò che è scritto nella Bibbia e ciò che gli archeologi effettivamente hanno ritrovato. Questo è certamente l'aspetto più sensazionale degli studi di Luigi Sanna. La decifrazione dei documenti epigrafici nuragici ha consentito infatti di aprire uno spiraglio inedito sul culto degli antichi sardi, in cui vigoreggia incontrastata la figura divina il cui nome è attestato sistematicamente nei documenti: Yahu, Yah, Yahweh, le tre forme del nome del Dio di Israele. Questo dato sorprendente consente anzitutto di ipotizzare l'identità della divinità adorata nei Megara, edifici che, come abbiamo visto, presentano singolari corrispondenze con i luoghi di culto tipici dell'area siro-palestinese. In secondo luogo, la presenza onomastica di Yahweh nei documenti epigrafici sardi consente di gettare un ponte inedito e forse insperato tra il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale, all'insegna del culto reso alla stessa divinità, quella nota, appunto, con il nome di Yahweh, e le sue varianti Yah, già attestata nella Bibbia, e Yahu, presente in numerosi documenti extrabiblici, tra cui ad esempio la celebre iscrizione del tempio di Ammone a Soleb. Le epigrafi nuragiche sono di fatto dei brevi testi di lode o di invocazione del Dio, del quale esse consentono anche di evidenziare due aspetti fondamentali. Il carattere luminoso reso attraverso la frequente presenza del termine semitico nur, luce, come nel caso della cosiddetta pietra di Aido maggiore, nella quale si legge la sequenza alfabetica Nun, Resh, Yod, E, Vav, E. Nur Yahweh, luce di Yahweh. In secondo luogo il carattere taurino, indicato soprattutto attraverso il termine Ag, toro,
voce nuragica attestatissima nelle iscrizioni sarde arcaiche, probabilmente riconducibile alla radice indoeuropea ac, essere appuntito, essere acuto, ovvero all'accadico agu, scure, ebraico h, uncino, con evidente riferimento all'elemento distintivo fondamentale della taurinità, ovvero le corna. Un capitolo fondamentale dello studio della civiltà dei sardi nuragici è quello del loro rapporto con le altre grandi civiltà che fiorirono nel Mediterraneo antico. Abbiamo già visto come fin da epoche molto remote la Sardegna fosse al centro di una complessa rete di traffici che la collegava con la Grecia, Creta, Cipro, le coste dell'Africa settentrionale e la penisola iberica. Ma con nessuna delle grandi civiltà del Mediterraneo i sardi ebbero una relazione così complessa e profonda come con l'antico Egitto. Ci troviamo nel Museo Archeologico Nazionale di Nuoro, dove tra le altre cose è conservato questo piccolo ma davvero preziosissimo amuleto egittizzante in faience di Consu, che è stato rinvenuto presso il nuraghe Nurdole di Orani. La stratigrafia ha consentito una datazione piuttosto precisa all'VIII secolo a.C. Ora, di per sé, questa tipologia di oggetti è piuttosto ben attestata nella Sardegna nuragica. Si tratta di oggetti per l'appunto egittizzanti. Questo è un amuleto, ma sono molto presenti anche gli scarabei o i cosiddetti scaraboidi, che riproducono appunto la tipologia, lo stile, le fattezze e probabilmente anche le intenzioni costruttive e realizzative di questi stessi oggetti nel contesto dell'antica cultura egizia. Ora, la cosa interessante di questo amuleto in realtà non è visibile perché si trova sul retro. Quello che si può vedere sulla parte retrostante del piccolo amuleto è una notevolissima iscrizione, un'iscrizione che quando l'oggetto è stato studiato in occasione di una esposizione, di una mostra che è stata allestita nel Museo di Oristano all'Antiquarium Arborense nel 1997, era stata descritta come una sequenza di grafemi senza significato. Così si legge, per esempio, nel catalogo che fu allestito di questa mostra. In realtà, questa iscrizione è leggibile sulla base delle corrispondenze alfabetiche con il codice cosiddetto proto-cananaico e ciò che vi si può leggere è una sequenza costituita da queste lettere semitiche: Ain, Nun, E, Yod, E. La lettura è abbastanza sicura e dovrebbe restituire la frase Ana, Ya. Una frase che si capisce immediatamente riconducibile al semitico nord-occidentale e che si può tradurre con Yahweh ha risposto, Yah ha risposto. Ora, la cosa interessante di questa iscrizione è che presenta una complessità sintattica che non ritroviamo nelle altre numerose, bisogna dire a questo punto, iscrizioni attestate in contesto nuragico. Perché c'è una forma verbale. Evidentemente una sintassi così complessa, non quindi una semplice sintassi nominale con la presenza del nome della divinità, dei suoi appellativi, ci testimonia del fatto che, in fondo, queste iscrizioni sono da collocare all'interno di un contesto di uso linguistico che non è limitato semplicemente a una secca terminologia cultuale. La cosa interessante che tu hai rilevato è proprio questo Yahweh ha risposto, perché rimanda a dei chiari passi biblici nei quali appunto in particolare Mosè o in altro caso Davide colloquiava con Yahweh e Yahweh rispondeva. In un caso abbiamo Mosè che parla con Yahweh attraverso quelle strutture che sono chiamati cheruvim, che si trovavano sopra l'arca dell'alleanza e all'interno delle quali, dice la Bibbia, si sentiva la voce di Yahweh. L'altro caso invece è quello narrato da Davide, il quale, trovandosi in difficoltà in battaglia,
chiama a sé, cioè dice di avvicinarsi al portatore dell'efod. L'efod era uno strumento che veniva indossato con delle spalline, aveva, secondo la Bibbia, delle pietre preziose che richiamano ovviamente anche altre funzioni, e solo dopo aver avuto l'efod vicino Davide può parlare con Yahweh e Yahweh risponde. Quindi è interessantissimo vedere leggere in questo amuleto ciò che si legge nella Bibbia. Cioè Yahweh ha risposto, il che vuol dire che Yahweh è stato chiaramente interpellato. Vorrei aggiungere che questa iscrizione, pur nella sua singolarità, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista della tipologia, è perfettamente coerente con il corpus di iscrizioni nuragiche documentate dal pluridecennale studio di Luigi Sanna, che ci rappresentano una situazione di culto destinato a questa divinità, per l'appunto Yahweh, il cui nome, come a questo punto dovrebbe essere noto, ricorre nelle 3 forme del tetragramma Yahweh, del trigramma Yahu e del digramma, come in questo caso, cioè Yah. Yahweh ha risposto è una iscrizione che ci porta direttamente, secondo me, nel cuore anche della religiosità nuragica. Il senso di un'iscrizione come questa su un amuleto di questa fattura può essere quello di un ex voto, per esempio, o quella della manifestazione di gratitudine nei confronti della divinità che, perché no, secondo le modalità con cui Yahweh comunicava anche con Israele, può essersi manifestata anche con il popolo dei Sardi antichi che hanno realizzato questo oggetto. Tra l'altro la forma Yah è attestata sempre in un termine che molti pronunciano senza conoscerne realmente il significato, che è, come diciamo noi, Alleluia. In realtà è Alleluia, cioè l'imperativo Allelu è lodate Yah, cioè lodate Yahweh. E quindi abbiamo questa ulteriore corrispondenza in questa particolare forma di scrittura del nome. Nel suo monumentale Sardana e Sardegna, i popoli del mare, gli alleati del Nord Africa e la fine dei grandi regni, XV-XII secolo a.C., l'archeologo Giovanni Ugas repertoria, ordina e discute una straordinaria mole di documenti archeologici, iconografici, letterari, di provenienza egizia, ugaritica, fenicia e anche biblica, sulla base dei quali propone senza esitazione l'identificazione tra i sardi nuragici e quegli Sardana di cui si parla in numerosi documenti, quali ad esempio le lettere di Amarna, XIV secolo, la stele di Tanis, epoca di Ramesse II, 1290-1224 a.C., la celebre iscrizione di Kadesh e l'onomasticon di Amenemope, 1100 a.C. Se mi permetti vorrei soltanto aggiungere una annotazione biblica del capitolo 5 del Libro dei Giudici, dove c'è il cantico di Debora, che è forse il testo più antico che possediamo dell'intero Antico Testamento. Debora, che era una giudichessa, mi viene in mente Eleonora d'Arborea, ovviamente essendo qui in Sardegna, lamenta i nomi delle tribù che non avevano partecipato ad una delle tante battaglie che gli israeliti dovevano combattere all'epoca dei giudici, sia per conquistare il territorio che per sopravvivere. E lei in una di queste lamentazioni dice "E Dan", cioè i Daniti, che come sai vengono abbinati agli Sardana, cosa faceva sulle sue navi? Il che vuol dire che ovviamente la tribù dei Daniti aveva le navi, contrariamente a ciò che è presente nel conscio e nell'inconscio collettivo di tutti, che gli israeliti erano dei, come dire, caprai, dei pecorai, insomma allevavano o ovini o bovini
ma c'era almeno una tribù, ma forse di più. Pensiamo da altre considerazioni si potrebbero fare sulla tribù di Asher, eccetera, ma la tribù di Dan, secondo Deborah, aveva sicuramente le navi e girovagava sulle sue navi invece di partecipare alle guerre di conquista. E difatti poi non è che sia molto nominata nel corso della Bibbia, e se non ricordo male, nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, dove al termine, diciamo, del mondo si fa l'elenco delle tribù che saranno salvate, mi pare proprio che la tribù di Dan non sia nominata, cioè non ci fosse più. Ugas porta a sostegno della sua tesi una messe di prove documentali che spaziano dall'esame dell'onomastica, delle caratteristiche dell'economia di Shardana e sardi nuragici, all'analisi dettagliata degli armamenti e dell'abbigliamento militare e persino alle caratteristiche fisiche. Gli studi di antropologia fisica e di genetica, condotti soprattutto da Jeffrey Hugi, raccordano i sardi del Neolitico e dell'età del bronzo ai dolicomorfi cretesi ed egiziani. Una significativa conferma archeologica dell'identità tra sardi nuragici e Shardana è arrivata negli anni 90 con la scoperta, presso il Monte Carmelo, del sito di El Ahwat, una cittadella fortificata la tipologia dei cui edifici è riconducibile direttamente a quella nuragica, al punto che l'archeologo Adam Zertal li definisce senza mezzi termini i nuraghi di El Ahwat. Il sito corrisponderebbe, secondo Giovanni Ugas e lo stesso Adam Zertal, al luogo in cui gli Shardana si stanziarono ai tempi di Ramesse III, XII secolo a.C., arrivando successivamente ad occupare un territorio piuttosto vasto e i cui confini sono collocabili tra la fascia costiera dalla baia di Haifa a Sidone e il Giordano.